Ciao ragazzi, oggi parleremo della Nuova Zelanda, uno dei paesi più lontani in assoluto dall'Italia e un po' da tutto il mondo. E ci collegheremo con Alessia e Lorenzo, due fratelli di Bassano del Grappa che sono andati via dall'Italia veramente giovanissimi. Infatti Alessia, appena finite le superiori, a 19 anni, ha deciso di andare all'estero e si è trasferita prima in Inghilterra, poi in Egitto, in Kenya, poi in Australia e poi per problemi legati al visto se n'è andata in Nuova Zelanda e oggi vive a Wellington, nella capitale della Nuova Zelanda, da 5 anni. Lorenzo ha avuto un percorso simile. Appena finito gli studi delle scuole superiori a 19 anni ha deciso anche lui di lasciare l'Italia, spinto dall'esperienza di sua sorella, e l'ha raggiunta a Wellington ed oggi entrambi lavorano in un ristorante italiano e stanno veramente avendo delle grosse soddisfazioni e si stanno costruendo un po' il loro percorso, il loro futuro, e sono sicuro che saranno di esempio a tanti giovani che vogliono cercare una nuova opportunità fuori dal nostro paese. Quindi seguite con attenzione questo video per capire come si vive in questo paese affascinante, bellissimo, dove c'è tantissimo verde, dove la natura regna sovrana e dove ci sono dei paesaggi veramente incantevoli. Vi lascio al video. Ciao ragazzi, a dopo. Ciao! Ciao Alessia, ciao Lorenzo, come state? Ciao Riccardo, tutto bene te? Bene, tutto a posto, grazie. È un piacere intanto conoscervi e avervi ospiti qui con me a Italian Globetrotters. Grazie, è un piacere nostro e grazie a te. Bene, sono contento. Come va lì? Qua bene, sono quasi le 9:30 di mattina. Siamo 12 ore più avanti. 12 ore più avanti, Siamo collegati con la Nuova Zelanda, con uno dei paesi, penso, più lontani dall'Italia, no? Sì, più lontani direi forse quasi da tutti, da tutto. Però sì. Ora insomma ci racconterete un po', infatti vi volevo appunto chiedere di presentarvi un po', di raccontare un po' da dove venite, qual è stato un po' il vostro retroterra e cos'è che vi ha spinto poi alla fine a lasciare l'Italia. Ok, ma innanzitutto siamo fratello e sorella, siamo da Bassano del Grappa, che è in provincia di Vicenza. Il mio percorso inizia 12 anni fa, finite le superiori, mi sono trovata nel punto che dovevo decidere cosa fare. L'università non era una cosa che avevo voglia di fare in quel momento, non avevo idea di cosa andare a studiare e quindi anche spinta dai miei mi fanno perché non provi a fare un'esperienza all'estero. Quindi ho detto perché no, proviamo a fare questa esperienza, quindi sono andata all'inizio in Inghilterra, ho fatto 3 mesi di scuola inglese e dopo sono andata a lavorare. Dopo 8-9 mesi in Inghilterra sono andata a vivere un anno in Egitto, lavoravo in un diving center, bello, sempre caldo, spettacolo. Da là poi ho vissuto 4-5 mesi in Kenya e poi sono andata in Australia, ho vissuto 4 anni a Sydney e da là per motivi poi di visti, di cambiamenti di leggi, ho preso la decisione di lasciare l'Australia e sono venuta con Nuova Zelanda. Ho detto vabbè, faccio un anno con i working holiday, vediamo come va. Ormai sono 5 anni che sono qua, ho preso appunto la residenza un paio di mesi fa, quindi ora diciamo che posso stare qua quanto voglio per sempre, senza né visti, senza limite di tempo, e che è ottimo. Il mio obiettivo comunque era sempre stato di trovare un'altra possibilità, un altro posto dove poter stare a vivere. Non necessariamente all'inizio quando sono partita perché era più un'esperienza per provare, però poi visto che comunque mi piaceva, conosci gente da tutte le parti del mondo. E Lorenzo che ci dici? Io invece sì, ho avuto un percorso più o meno simile a quello dell'Alessia. Ho lasciato anch'io l'Italia a 19 anni, un paio di mesi dopo finite le superiori, perché in Italia non avevo voglia di restare e poi comunque sin da quando ero piccolo, avendo visto lei viaggiare, mi è sempre venuta anche a me la voglia di prendere e andarmene un giorno. Sono venuto direttamente qua in Nuova Zelanda perché la mia idea originaria era di fare un anno qua in Nuova Zelanda in modo anche da migliorare il mio inglese perché era un livello veramente molto basico e allo stesso tempo se lei era qua poteva anche magari darmi una mano all'inizio. Infatti per fortuna che c'è stata perché sono arrivato qua con il mio livello di inglese che era veramente basso, perciò ho avuto diciamo all'inizio un po' di difficoltà da quel punto di vista. Volevo farmi un anno qua, poi andare in Australia, solo che dopo che è arrivato il Covid alla fine si è deciso di provare a rimanere qua più a lungo perché non era il momento migliore per viaggiare, dato che anche in Australia ogni mese cambiavano restrizioni eccetera, magari rischiavi anche di andare, non trovare un lavoro e quindi mo sono qua con lei. Adesso vediamo cosa succede qua col Covid e vediamo come muoverci. Insomma, comunque siete andati via giovanissimi, cosa che ci vuole del coraggio, comunque, perché tanti non lo fanno, soprattutto in Italia che
che sono molto legati Sì. alla famiglia, no? Cioè, avete È avuto... più la paura, secondo me, non sapere cosa ti aspetta nell'altro Mhm. paese, soprattutto appunto come diceva Lorenzo, se non conosci la lingua, no? C'hai sempre quella paura, ma come faccio? Il modo lo trovi comunque di farti capire e comunicare con la gente. Certo, magari all'inizio non sarà facile, però poi una volta che sei nel paese, insomma, che sei là, poi diventa più naturale. Il partire, quello che ferma tanta gente. Eh sì, è più il coraggio di partire, perché Lo poi quando step, parti sì. dopo non è facile perché lasci tutto. Se vai là, sei da solo, non è che hai aiuto da qualcuno. Piano piano dovrai farti le amicizie. Insomma, comunque, ti ho detto, ci vuole tanto coraggio, ecco. Poi vabbè, non è necessario andare in Australia o Nuova Zelanda, che sono a 30 ore dall'Italia, si può andare anche più vicini. Infatti, quando ho cominciato dall'Inghilterra, mal che vada, se proprio, cos'è, 2 Appunto, ore, sono a casa, voglio dire. infatti, male che vada, sì, certo. Eh. Dove siete voi oggi in Nuova Zelanda? Noi ci troviamo a Wellington, la Ah, ok, capitale. la capitale. E che lavoro fate voi oggi lì? Io sono restaurant manager in Mm? un ristorante italiano. Sì, anche io lavoro in un ristorante e il mattino do una mano a fare delle preparazioni in cucina. Poi durante la sera faccio le consegne e poi il weekend vado a lavorare in un bar come barista. Tra qualche mese inizierò la prova da bartender. È importante imparare diverse cose, no? Perché Eh sì, un anno fai solo in cucina, poi magari vuoi fare qualcos'altro e non sei capace, quindi mi piace anche provare cose diverse. certo, fate bene quello. Quando viaggi, avere comunque un po' di esperienza a lavorare nell'ambito dell'ospitalità e della ristorazione ti va sempre bene, Sì. perché alla fine sono quei lavori che quando tu vai all'estero trovi più facile, soprattutto se non sai bene la lingua e cose varie, quindi è sempre ottimo avere qualche esperienza così che se non trovi per lavoro su quello che vorresti far tu, comunque c'hai un'altra possibilità, no? Ristorante italiano, poi noi italiani, insomma, si trova un po' da tutte le parti, quindi... Sì, sì. Esatto. Infatti, in merito a quello che diceva lei, io quando sono arrivato qua non avevo alcuna esperienza lavorativa perché appunto dopo aver finito le superiori l'unica cosa che ho fatto erano un po' di stage per la scuola, niente di più. Mhm. E infatti il primo periodo ho lavorato come lavapiatti che adesso non lo rifarei mai più perché proprio è abbastanza È stressante. tosto come lavoro, si Sì. spacchi. Però una volta acquisite delle skills si trovano anche altre opportunità. Eh sì, si parte dal basso, no? Soprattutto in paesi dove c'è la meritocrazia, si parte da lì, poi piano piano uno sale. Esatto. Ma lavorate nello stesso ristorante italiano voi? Sì, Sì. sì. Lo stesso? Ah, ok, bene, almeno state anche insieme. È capitato per puro caso, tra l'altro, perché Sì. io prima ho lavorato in altri ristoranti, poi il suo capo, che lo conoscevo perché ovviamente lei lavorava là, ogni tanto andavo a trovarla, che c'è anche questo truck che fa il bar, mi ha chiesto di andare a lavorare al bar. Allora sono andato lì e dopo un mese mi fa, oh abbiamo bisogno di qualcuno che venga a fare le consegne, vieni. In quel momento là, fatalità, io stavo cercando lavoro perché mi ero stancato di fare quello che facevo prima, faccio, oh andiamo. Ok. Però devo dire che ci ho guadagnato perché adesso si sta offrendo anche di aiutarmi per le residenze, eccetera. Perciò va bene. Bene. Ciao ragazzi, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video. E poi commentate, fatemi sapere cosa ne pensate e se avete qualcosa da chiedermi io vi aiuterò e vi risponderò. Ciao! Ma lì com'è la situazione lavorativa? Cioè è facile trovare lavoro, si guadagna bene, stipendi sono alti? Allora, lavoro facile trovarlo. Se hai esperienza, lavoro trovi. Io so che se domani dovessi decidere di lasciare il lavoro che ho, mando 2 curriculum, in 2 giorni ho già trovato lavoro. Le possibilità, le opportunità ci sono e di certo una cosa che qua non manca. Infatti non ti senti mai come, oh no, aspetta, non posso c'è il lavoro perché non so. Qui sei tranquillo, lasci e sai che già ne trovi un altro in poco tempo. Quindi questa è una cosa ottima della Nuova Zelanda. Sì. Stipendi, dipende poi sempre tutto relativo, dipende che lavoro fai. Ovviamente quando si parla di hospitality o comunque, non so, negozi, quei settori comunque prendono meno rispetto agli altri. Poi se lavori un po' più alti, non so, ufficio, altre cose, ecco che gli stipendi si alzano un pochettino, o lavori più specifici, una laurea, cose varie. Comunque si sta bene. La minima è $21 all'ora, si alza praticamente quasi ogni anno, perché io quando sono arrivata qua 5 anni fa era $16. Dall'Australia stavo venendo qua e mi fanno preparati perché quello che prendi in Australia non è quello che prenderai in Nuova Zelanda, già tutti me l'avevano detto, però comunque in Australia prendevo di più e anche il costo della vita è un po' più alto. Rispetto Però, all'Australia sì, o insomma, rispetto all'Italia? rispetto
all'Australia è un po' più alto, sì. Rispetto all'Italia direi che forse è più bilanciato. Anche se il prezzo della vita, diciamo, è un po' più costoso dell'Australia, stanno cercando anche di alzare gli stipendi in modo da rendere la vita anche più agevole alle persone. In Italia mi sembra che ho letto che negli ultimi anni, ora non mi ricordo in quanti anni, è l'ultimo paese in Europa come aumento di stipendi. Cioè l'ultimo. Non so, ho letto anch'io quell'articolo. È una roba clamorosa. No, qua sinceramente non ci possiamo lamentare. Comunque lavoriamo, facciamo quello che vogliamo, riesci anche a risparmiare soldi, comunque Sì, da parte. Per quanto invece riguarda gli affitti sono cresciuti un Tanto. sacco, veramente, Yeah. veramente tanto. Adesso una stanza singola a meno di 250 fai veramente fatica a trovarla. $250 a settimana, perché qua tu quanto ho fatto a settimana? Non si fa niente mensilmente. Anche solamente il costo delle case. Adesso io ti parlo di Auckland e Wellington, che sono due città più grosse della Nuova Zelanda. La minima per comprare una casa è $1 milione. Tanta roba. Un sacco. Invece nell'isola del Sud a Christchurch, che comunque Christchurch è la seconda città più grande della Nuova Zelanda, là la media diciamo che qui trovi una casa è 700.000, quindi già là è più abbordabile. È comunque tanto. 700.000, quindi in euro sono sui 400.000 euro, se non sbaglio. Più o meno, 500.000, sì. Eh. Wellington, la maggior parte delle case che trovi qua sono comunque case abbastanza datate. Cioè, se anche tu spendi tutti quei soldi per prendere una casa, poi sopra di quello se ne metterà altri, almeno, non so, 500 per sistemarla e come farla e quant'altro. Quando invece, non so, se puoi andare tipo a Christchurch, là le case sono nuove, perché un po' d'anni fa hanno avuto un fortissimo terremoto che ha praticamente buttato a terra la città e quindi hanno dovuto ricostruirla tutta. Quindi ora tutta up and coming, no? Sta crescendo ora. Per quel resto, invece, bollette, cose varie, non c'è niente di sopra esagerato. Qua non esistono i termosifoni. Ah no, No, non esistono. C'hai la tua stufetta, ci ha messo l'anno scorso una heat pump, quindi possiamo accenderla, esce calore e quindi usi quelle se ti vuoi scaldare un attimo l'ambiente d'inverno quando fa più freddo. Noi siamo in 3 in casa d'inverno, il massimo che possiamo andare a spendere d'inverno sono $250 e questo è al mese, poi te lo dividi, non è che tanto. No. ok. Per quanto riguarda le tasse, per esempio, la percentuale viene scalata direttamente dallo stipendio, 15% se non sbaglio. È tutto relativo a quanto prendi annualmente, tipo non so, se prendi fino ai 14.000 all'anno è il 10%, dai 14.000 ai 48.000 è il 17%, più prendi annualmente più ovviamente sale la tassa, no? C'è anche da dire che alla fine dell'anno finanziario, che qui va dal 31 marzo al 1 aprile, loro vedono quanto appunto di tasse ha pagato e poi un tot te ne viene anche dato indietro, quindi Non male. non male. Non male. Ma questa cosa delle tasse, queste percentuali sono uguali anche a chi è imprenditore, quindi che ha un'attività in proprio? No, so che se sei imprenditore tutto anche là relativo a quanto tu guadagni. Per la maggior parte delle compagnie invece so che è intorno al 28%, però oltre a quello qui c'è la GST, che è praticamente la tassa su good and service. Tu vai, non so, fuori a mangiare, a comprarti qualcosa, ricevi scontrino, ricevuta, tu vedi scritto GST, è una tassa che tu paghi, però sì, 28% per la maggior parte delle compagnie. Tanta roba, qui siamo al triplo. Ho sentito, ogni anno aggiungono sempre qualcosa di nuovo. Ma se uno, per dire, come posso essere io, uno che ha la mia età e gli piacerebbe aprire un'attività, non so, per dire nella ristorazione o eccetera, no? È facile farlo per uno straniero, in questo caso per un italiano, e lo può fare benissimo, oppure ci sono delle restrizioni tipo che ci vuole il socio del posto, oppure che non lo puoi fare se non sei residente? Voi lo sapete questa cosa qui? Se sei residente o comunque cittadino qua, aprire un business è molto facile. Tu basta che insomma decidi che compagnia vuoi avere, vai online, registri la tua compagnia, il tuo nome, c'è il tuo numero e puoi cominciare a lavorare da là, no? So che se invece sei uno estero, uno straniero che non ha appunto niente per stare qua, ci sono dei tipi di visti, c'è l'Entrepreneur Visa che dura, il primo periodo sono un anno, appunto l'anno per la startup stage, e deve avere però un minimo di capitale da investire di $100.000, a meno che non fai qualcosa che sia sul settore del science o technology and communication, oppure un qualcosa di grandi innovazioni o di
export, che allora il governo può magari decidere di chiudere un occhio su questo capitale che appunto ti chiederebbe attualmente di investire. Una volta che hai finito questi 12 mesi quest'anno, poi puoi applicare per un altro visto, sempre in questa categoria, che ti dà la possibilità di stare qua altri 2 anni per poter lavorare nel tuo business essenzialmente. Dopodiché penso che puoi richiedere per la residenza, insomma, però mi sa che devono passare in circa 3 anni. Se no, so che c'è quell'altro che è Entrepreneur Resident Visa, che praticamente puoi subito richiedere per la residenza e stare qua, però queste chiedono più cose, tipo, non so, un capitale minimo di $500.000 e devi impiegare 3 cittadini o residenti neozelandesi full time. Sì, diciamo qualche restrizione c'è, però insomma, $100.000 neozelandesi quanto è in euro? Se non sbaglio, $1 sono 55 centesimi. Quindi sarà la metà, sì. Sì, più o meno. E altri tipi di visto lì, se uno vuole venire lì proprio, diciamo, per starci e lavorare? Visti, se non sbaglio, c'è quello turistico normale, che però non Ok. puoi lavorare. Lo student visa, che devi essere iscritto in una scuola per un certo periodo di tempo e con quello puoi anche lavorare. Però un minimo di 20 ore. La tua intenzione principale dovrebbe essere quella di studiare, non di Ok. lavorare. Che poi, tra parentesi, se tu ti iscrivi magari a una scuola qua, che le scuole qua per gli stranieri sono più costose rispetto ai residenti, se tu ti iscrivi a una scuola qua, alla fine del percorso di studi puoi anche richiedere un visto di lavoro e una volta avuto il visto di lavoro puoi tranquillamente stare qua per un periodo e lavorare. Giusto per farti un esempio, a fine mese comincio a studiare, ad andare a scuola qua. Quest'anno è gratis, il primo anno è gratis, poi l'anno prossimo dovrei pagare $7.000. Se non avessi avuto la residenza, avrei dovuto pagare $20.000. Boia. Giusto per farti capire la bella differenza che c'è. A parte lo student c'è il working holiday, quello classico che fanno tutti quanti, che con quello lì puoi lavorare un massimo di 3 mesi, sarebbe che puoi lavorare un massimo di 3 mesi in un posto, poi dovresti cambiare, però molte compagnie qua non gli interessa e ti tengono anche per periodi più lunghi, anche se non si potrebbe. E poi c'è il work visa, quello normale, ce ne sono di diversi tipi di work visa, che però lo scopo è quello lì, rimanere qua solo con l'intento di lavorare e devi essere sponsorizzato dall'azienda. Ah, ecco. E poi attraverso, appunto, come diceva Lorenzo, il work visa è appunto una specie di sponsor che ti dà il tuo datore di lavoro e poi tramite questo visto puoi andare ad applicare per la residenza se hai un tot di punti, perché qua funziona a punti, tipo, non so, l'esperienza che hai, se qualche qualificazione eccetera, c'è un tot di punti, se arrivi a 160 punti o di più poi puoi applicare per la residenza. Sì, per tante cose funziona un po' come l'Australia. Sì, Sono sì. molto simili. Molto simili, c'è anche da dire che al momento con la Nuova Zelanda è ancora facile, tra virgolette, poter prendere uno sponsor o comunque la residenza, perché in Australia hanno cambiato tante leggi. Il motivo perché io sono venuta qua era che lavoravo come restaurant manager e volevo appunto prendere residenza tramite il mio datore di lavoro, essere poi sponsorizzata, però hanno cambiato le leggi che se tu sei restaurant manager sì, puoi prendere lo sponsor ma non puoi più avere la residenza. E quindi sono venuta qua alla fine. E tipo te l'avevano cambiata qualche giorno Sì, un mese prima che mi scadesse il visto. Quindi No. io in un mese ho travolto completamente la mia vita, cioè lasciare casa, vendere tutto quanto, decidere cosa fare le valigie, cioè è stato proprio un mese di fuoco, però vabbè, alla fine sono venuta qua. C'è anche da dire che ora che ho preso sta residenza, adesso ho 2 anni, dove loro tecnicamente se faccio qualcosa di veramente male, grave, assurdo, me la possono togliere se voglio, oppure i primi 2 anni posso fare 6 mesi qua e 6 mesi all'estero. Se per caso facessi più di 6 mesi all'estero, ecco che loro possono dirmi no, hai fatto più di 6 mesi all'estero, la residenza permanente non te la do. Se però invece va tutto bene, adesso tra 2 anni io ho la residenza permanente, dopo 3 anni, quindi 5 anni in totale, posso chiedere per il passaporto e una volta poi che c'è il passaporto, se volessi posso andare anche a vivere e abitare in Australia, che non è male. Quindi praticamente lì, diciamo, è un po' simile all'Australia, però è più facile, quindi magari se uno volesse fare un'esperienza magari è più facile lì per poi andare in Australia, perché lì, cioè se uno volesse venire lì a lavorare anche dall'Italia, dice voglio andare lì a lavorare in un ristorante, eccetera, non è come l'Australia che se non sbaglio devi essere sponsorizzato, devi avere delle qualifiche particolari, giusto? Dipende sempre di che esperienza stiamo parlando, perché se tu dici solamente come fare working holiday, sai farti il tuo anno, poi vai a fare le farm, ti fai il chiedi per il secondo anno, eccetera, eccetera, quello richiede fino a 3 anni. Il lavoro lo trovi anche là, non è problema. Quello che diventa un po' più difficile è se lavori appunto nell'ospedale, nella ristorazione, se poi vuoi ottenere qualcosa in più. Tipo per me, quella volta che prendere residenza, facendo il restaurant manager non mi era più possibile. Se invece fai lo chef, la puoi ancora prendere tranquillamente. Però nel senso uno che parte dall'Italia e
dici voglio andare in Nuova Zelanda a lavorare, cioè deve comunque fare tutto questo percorso qua prima. Sì, devi fare il percorso, non te regala niente a nessuno. Questo è poco ma sicuro, cioè non pensare, ah sì, vado, faccio, prendo questo, no, cioè devi lavorare, devi fare le tue cose, non è che arrivi, ah sì, ok, perfetto, tieni. A me ci ha messo 2 anni per ottenere questa residenza, è stata sofferta, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Ci credo, sofferto sì. Lì te la fanno soffrire e poi te la fanno anche costare, le cose. Sì, sì, costa. Poi è comunque un investimento che fai per te, Sì, no? sì. Paghi quello che devi pagare, però poi sei sistemato, no? Sì, perché alla fine lì le cose penso che funzionano, no? Non è come qua, cioè penso che tutto il meccanismo lì funziona bene. Sì, Sì, sì. non ci possiamo lamentare su Eh. questo, sì, assolutamente. Ah, guarda, mi è venuta in mente una cosa. C'era un ragazzo qua che aveva sui 30 anni, che lui aveva la work visa, che era qui per lavorare, però si era stancato di lavorare dove era prima. Conoscevo quest'altro signore asiatico che gli ha dato una mano. C'aveva un ristorante che non utilizzava questo signore. Gli ha dato un pezzo del ristorante e lui si è messo dentro a lavorare da solo. E si è aperto una pizzeria, faceva da sport. E ti dico, è stato là, se non sbaglio, 8-9 mesi, perché poi ha voluto tornare in Italia, però il business è cresciuto abbastanza rapidamente. All'inizio in 2 mesi era un po' poco frequentato, ma poi si è sparsa la voce e ha cominciato a lavorare molto. Vedi, se uno vuole poi, insomma, poi se uno si mette a fare la roba italiana, il cibo italiano, lì, ha voglia te. Sì. Sì. E i neozelandesi come sono? Penso di avere più amici di lei neozelandesi qua. E sono molto take it easy, no? Rilassati, si godono la vita. Sono molto genuini, io mi ci trovo molto. Non sono tutti uguali, dipende da che persone incontri. Però la maggior parte di quelli che ho incontrato sono molto così. Una cosa buona qua comunque della Nuova Zelanda è che a parte che è multiculturale, c'è veramente gente da tutte le parti del mondo. Anche perché qua ha cominciato a crescere la popolazione dall'800, no? Quando sono cominciati ad arrivare le persone dall'Europa, degli inglesi. Non è un paese che ha molta storia, a parte per la cultura maori, che sono i nativi della Nuova Zelanda. Che devo dire, una cosa che ho notato subito quando sono venuto qua è stata la differenza di integrazione tra gli aborigeni in Australia e i maori qua. Cioè, gli aborigeni in Australia sono molto, non ghettizzati, però Emarginati, non se si vuoi sentono così parte dire. della società. Invece qua i maori sono Parte della comunità, come è giusto giusto che sia, dovrebbe come giusto. essere. ti trovi che lavorano in Cioè, banca, che hanno le imprese, sono sì. persone normalissime, non c'è nessun tipo di razzismo tra di loro. È una cosa Bello. che veramente mi è piaciuta molto fare Sì. l'integrazione. Sì. E anche il fatto che comunque non importa da dove vieni, comunque qua ti senti sempre benvenuto alla fine, no? Sì, bene o male tutti quanti hanno il nonno, il papà che veniva da qualche altra parte. Sì. Perciò, sì. E senti, qualche differenza di cultura un po' anche strana o insomma che avete notato voi? Io ho notato, essendo che comunque ci sono anche molta cultura britannica, sono un po', come dire, non chiusi, però sono meno diretti, ecco, di quanto potremmo esserlo noi in Italia. Cos'altro poi? La cultura del cibo che non c'è. Quello è un tasto dolente. Quella è dura. Però allo stesso tempo, dai, esci, c'hai i ristoranti di tutti i tipi, Sant'Indiano, Sant'Italia, Cinese, la scelta di mangiare quello che vuoi ce l'hai. Quello non ti manca. Senti, gli italiani come sono visti lì? Ci sono dei pregiudizi su di noi oppure siamo visti bene anche lì? Ma io penso che gli italiani siano visti bene in tutto il mondo, nella maggior parte dei posti. Siamo fortunati, Siamo dal suo punto di fortunati. vista. Appena dici, ah, tu sei italiano, ah, Italia, sono stato là, di qua, su, oh, il cibo, cominciano. Ci vogliono bene, ci facciamo anche voler bene. Non ci possiamo lamentare, siamo comunque Sì. visti bene, non c'è Certo. assolutamente nessun tipo di pregiudizio. No. E come clima come vi trovate lì? Com'è il clima lì durante anche l'inverno, l'estate oppure è sempre caldo? Magari, Magari. come se è sempre caldo. Questo è Un po' il tasto dolente, che molto poi è soggettivo, soggettivo. no? Se sei uno che adori il caldo tropicale, eccetera, ok, Nuova Zelanda non fa per te. Ecco. Se invece comunque sì, va bene, caldo, freddo, insomma, clima normale, se così vuoi dire, va bene. Tieni conto che comunque siamo molto vicino al polo, quindi qua l'estate effettivamente dura 2 mesi. 3. Quest'anno anzi ha fatto molto caldo, devo dire, stava veramente molto bene, il mare eccetera, là ecco l'acqua è congelata, però appena entra è sempre un Vabbè, trauma.
Però c'è anche da dire che il sole qua è molto forte, quindi quando c'hai 19-20 gradi fa caldo, va al mare, fa il bagno, fa tutto. Non arriva mai ai 35 gradi che arrivi in Italia, perché comunque è diverso, no? E poi comunque l'inverno... Non è freddo come quello italiano, diciamo che in Italia noi abbiamo proprio i due estremi, no? In Italia quando è estate fa caldo, fa veramente caldo, e quando è inverno fa veramente freddo, si arriva ogni tanto anche a 0 gradi in Italia. Qua invece non si va mai agli estremi, quando è estate non è mai troppo caldo, è caldo però non come in Italia, e quando è inverno invece l'inverno, a parte che è più lungo di quello italiano, però non è mai troppo rigido, è sempre diciamo accettabile, ecco. Se comunque ti riferisci a Wellington o comunque l'isola del nord, perché poi l'isola del sud ovviamente ti avvicini sempre di più al polo, quindi gli inverni sono più freddi, c'hai la neve, c'è più tutto, cioè un attimo diverso, sì. Che poi c'è un ragazzo che abita qua da diverso tempo che mi diceva che col cambiamento climatico le estati stanno cominciando ad essere sempre più lunghe e più calde. E il sole è particolarmente pericoloso, se non sbaglio per lo buco dell'ozono. Qua ci sono i raggi del sole che non vengono filtrati e perciò se stai troppo al sole rischi anche di bruciarti se non metti la crema. Quindi quello è un po' da stare attenti. Ci sono molte persone che hanno avuto tumori alla pelle o malattie della pelle proprio per questo discorso. In quella zona lì proprio è così? Nuova Zelanda, Australia uguale, il sole è più forte, decisamente, quindi te lo dicono tutti, stai Della attento, crema. ho messo un sacco di crema, eccetera, sì. Sì, quella bisognerebbe metterla sempre, però chiaramente se lì è così, Maggior ragione. ha maggior ragione. Vabbè, comunque insomma non si sta male di come clima, perché qua d'estate, sì, è vero che è più caldo, ma la maggior parte dell'estate è invivibile, non riesci a stare fuori perché è troppo caldo, poi proprio senti il caldo umido, e d'inverno c'è sempre freddo e umido. Per quanto riguarda l'ambiente, è un paese che si può definire green, la Nuova Zelanda è avanti. Io ho scoperto che, adesso non so di preciso quale immondizia, però c'è della spazzatura che non riciclano qua e viene spedita in dei paesi dell'Asia, tipo il Vietnam, se non sbaglio. Green, diciamo che qua, dal punto di vista del paesaggio, la Nuova Zelanda è grande come l'Italia, più o meno. A livello di superficie siamo là, però qui è vuota, ci sono le 5 città più grandi, relativamente grandi, e poi ci sono delle piccole cittadine in giro, e per il resto è tutto verde, cioè tutti i campi, tutte montagne. Infatti quando abbiamo fatto un road trip era molto bello che quando partivi da una città andavi all'altra, a differenza magari dell'Australia che c'è il deserto, qua c'è lande desolate, verdi, molto bello. E ovviamente cercano di preservare questo ambiente che hanno per ora, un occhio lo tengono sempre all'ambiente per non cercare di sporcare questa terra. Se ti piace sicuramente comunque star fuori, paesaggi, fare camminate, stare in mezzo alla natura, sicuramente la Nuova Zelanda è il posto dove venire perché c'è sempre qualcosa da poter fare, camminate, ovunque c'è veramente dei posti veramente veramente belli. Lì è tanta roba, eh. Mi sembra ci hanno fatto anche il Signore degli Anelli lì. Sì. Tra l'altro una scena sta girata qua sopra casa, in montagna. Sono dei posti bellissimi lì, eh. Sì, vale la pena visitare sicuramente, anche se non ci vuoi venire a vivere, tenendo comunque sempre in conto che anche in vacanza è una vacanza costosa. Costoso, ci credo. Già a partire dal biglietto. Già solo il biglietto, andata e ritorno spende almeno $2000. Cioè 800 euro, dipende Sì. dagli 800 a 1200. Sì, dipende a che periodo viene. E anche la distanza. Se ti va bene, trovi il volo da 25 ore, ma più o meno in media il volo è 27-30 ore. Boia. Ma voi avete girato un po' tutta la Nuova Zelanda, anche Auckland, Christchurch, un po' tutto? Sì, beh, a Auckland siamo stati molto brevemente, sinceramente, giusto una giornata. Poi abbiamo fatto dei road trip nell'isola del sud, quindi abbiamo visto la East e la West Coast, la costa est e la costa ovest. Quindi sì, Christchurch, andando giù Queenstown, Mount Cook. E poi abbiamo visto delle zone anche dell'isola del nord, sì, tipo più su a Coromandel, poi siamo andati a vedere... Hobbiton, dove hanno girato Il Signore degli Anelli, appunto. Molto bello da vedere, sì, sono un fan, bacio una volta perché ci sta, è molto carino da vedere. E poi altre cittadine, paesi qua, insomma, più sopra, sì. Fuori dalle città è facile comunque lo stesso trovare lavoro o è sempre meglio andare nelle città? Nelle città, cioè qua ti rendi conto che quando ti sposti da una città all'altra, la maggior parte delle volte non c'è niente, niente.
verde, campi, si trovi in questi paesini dispersi nel nulla, dove c'è ovviamente poche cose. Se vuoi trovare lavoro buono, vedete dalle città principali, che quindi sono Auckland, Christchurch, Wellington. Quanto sono grandi le città, per avere un'idea? Allora, io sto lavorando Abitanti. qua a Wellington. A livello di popolazione, non solo il centro, ma anche le zone intorno, siamo all'incirca sui 200.000 abitanti, che più o meno mi viene in mente Padova, per esempio, Padova è sui 200.000 abitanti. Però la città, tipo il centro urbano, è molto piccolo, cioè nel senso qui in città, cioè noi abitiamo In centro, se in vuoi, a centro. 5 Non minuti dalla siamo via in centro, principale. non siamo in centro, però siamo qua Ok. praticamente. E in 20 minuti a piedi sei dall'altra parte del centro. E poi vabbè, ovviamente ci sono tutti quanti i quartieri, quelli intorno, che probabilmente sono soltanto zone residenziali, non c'è molto Mhm. da fare là. Chiamiamo Wellington il grande villaggio. Poi più stai qua, più conosci gente, vai in giro, conosci uno, conosci quell'altro, ma cominci a conoscere tutti, no? Certo. E poi fortunatamente col fatto che noi abitiamo molto attaccati alla città, siamo in città praticamente, a parte in rari casi non abbiamo avuto bisogno di prendere il bus o prendere un taxi, un Uber, perché qua a piedi in massimo 15 minuti sei dappertutto, no? Io scendo, vado da una parte all'altra, faccio la spesa, eccetera, senza aver bisogno di avere un mezzo. Sono anche i monopattini, quelli lì elettrici, che ci sono anche in Italia. E comunque Wellington è la terza città più grande della Nuova Zelanda. La seconda c'hai Christchurch, che adesso non so esattamente quanti abitanti comunque abbia, e poi ovviamente c'hai Auckland, che è quella più grande. Quella sì che ti serve un mezzo per muoverti. Là, sì. Soldi dicono Auckland è come Sydney, no? Più o Sì, meno. infatti. Quello È un allora. po' il modello di città australiana, diciamo. Comunque, se non sbaglio, sono sui 1 milione o 2 milioni di abitanti ad Auckland. Ok. Perché in totale la Nuova Zelanda ha 4 milioni di abitanti, 5 5. milioni. E 1 o 2 milioni sono tutti ad Auckland. Sì, infatti, almeno dall'Italia penso che sia la città più conosciuta. Sì, sì. Wellington probabilmente è la capitale perché è un punto strategico. Sì, è in mezzo. Ah, sì. è in mezzo tra le due isole. Sì. Wellington è tipo una penisola, no? Perché c'è l'isola della Nuova Zelanda e poi Wellington è proprio alla fine e abbiamo tutto il mare che fa il giro intorno alla città. Non so quanto sia un bene perché col fatto che siamo praticamente sul mare e poi c'è l'altra isola del sud, c'è sempre un sacco di vento, si crea un corridoio d'aria, perciò tutto il vento si incanala qua. Infatti sull'internet ci sono delle statistiche, delle classifiche che dicono Wellington sia anche la città più ventosa al mondo. Se manca vento, ragazzi, oggi non c'è vento, ok, Sì. facciamo qualcosa. Cioè, è tipo, capito, l'evento quando non c'è il vento. E senti, voi come passate il vostro tempo? Cosa si fa a Wellington? Come si socializza? Come ci si conosce? Insomma, come fate voi rispetto a qua? Beh, qua ci sono molti impianti sportivi. Qualunque cosa tu voglia fare, se vuoi giocare a calcio, basket, pallavolo, rugby, si può fare, nel senso che trovi spesso delle attività. Anche surf. Anche surf. Poi, come diceva lei prima, se qualcuno gli piace fare le camminate, hiking, così, basta andare un po' fuori città e c'è un sacco di posti da poter andare. Qua so che, per esempio, il museo è gratis, se magari uno vuole farsi un giro, sono un paio di musei, sono entrambi gratis. Però sì, se no per il resto è fuori, bar, adesso qua la gente piace bere. Bevono un sacco di birra. Quindi... birra a manetta. La socializzi, no? Io per esempio quando sono arrivato qua che non conoscevo nessuno per socializzare, prima vivevo in un ostello dove c'erano tante le persone in giro per il mondo e là ho conosciuto molti ragazzi di fuori. Poi quando tutti sono andati via perché è arrivato il Covid, ho fatto un sacco di amici perché ho frequentato un corso di inglese durante il mio primo anno qua e là ovviamente in classe conosci un sacco di ragazzi e poi da lì ho fatto altre amicizie. Trovi ragazzi anche giovani con cui socializzare senza nessun problema. Poi comunque c'è da dire che a Wellington c'hai anche 2 università, quindi c'è molti ragazzi giovani che vengono qua per studiare. Sei un ragazzo di 20 anni o qualcosa tipo il caro Lorenzo qua, sicuramente riesci a trovare facilmente gente della tua età. Poi ci sono anche molti italiani, se uno magari vuole incontrare una comunità di italiani, qua ci sono molti ragazzi italiani, abbiamo degli amici italiani, tutti sempre simpaticissimi, alla mano. Perché poi comunque quando lasci l'Italia ti incontri con gente che ha più o meno la tua stessa mentalità, no? È più facile socializzare, entrare in empatia. Il cibo com'è? Vi manca un po'? Il cibo italiano? Sì. Sì? Ogni tanto lei si mette lì a mostrarmi le foto di roba italiana, tipo non so, gli salumi, cibi, piatto di pasta, questo, quello. Vabbè, ve lo cucinerete un po' anche voi in casa, no? Un po' di cibo italiano. Sì, per quello sì. Però sai, ovviamente se qua gli ingredienti cambiano, li trovi, comunque sì, anche prodotti italiani, costicchiano, buono, però comunque ovviamente la qualità non è diversa. Paradossalmente c'è del pesce che a me non fa impazzire, se lo prendi fresco va benissimo, se invece magari lo vai a prendere al supermercato
dove è stato magari congelato altre robe, perde proprio il sapore. Una cosa che ho trovato veramente strano, sei un'isola circondato da oceano e mancano proprio, non so, ristoranti di pesci buono. Sì. Sì, un pesce proprio fresco, cioè buono. Boh. Strano, no? Perché sei circondato dal mare. Uno dice, Appunto. Ma che si trova lì? Un po' di tutto? Si trova frutta e verdura fresche? sì, trovi tutto, c'ha tante cose comunque sono anche importate, La maggior La parte. maggior sì. Poi arriva a dei prezzi allucinanti, cioè adesso Eh. parliamo d'inverno, i pomodori $13 al chilo. Ti passa anche la voglia di mangiare pomodoro. E infatti di solito se vuoi magari risparmiare un attimo la frutta e verdura fresca, la domenica c'è il mercato. Poi lì sei su un'isola, lontana un po' da tutto, quindi qualsiasi cosa importi costa. E il prezzo va su. Perché sicuramente ci sarà, essendo un paese molto naturale, tanti prodotti, diciamo, del posto, quindi magari la frutta, verdura, la carne, non lo so, però tante cose Sì. magari verranno da fuori. Anche formaggi fanno qua che sono molto buoni. Qua c'è un sacco di pecore poi. Vai in giro pecore ovunque. Quindi formaggio sarà buono, di pecora, ma buono, pecorino. Sì, ma usano tanto le pecore per merino, lana merino. Sì. La maggior parte delle pecore vengono usate per questo. Senti, e come paese, come sicurezza, è un paese sicuro lì? Sì, molto sicuro. Sì? Non ai livelli di altri paesi dove magari lasci la porta aperta di casa, però comunque bene o male si è tranquillo. Vai in giro tranquillo, non è che vai in giro con la paura. Qua, per esempio, a Wellington ci sono parecchi homeless senza tetto, però diciamo qua è anche un po' uno stile di vita, nel senso che da quello che so alcuni prendono anche i soldi dal governo per mantenersi, però decidono di vivere in giro così per strada, però non sono pericolosi, ecco, quello sto dicendo. Non senti quasi mai di aggressioni o robe. No, vai in giro tranquillo. Solo una volta è capitato che c'era un ubriaco che si era messo a bussare alla porta di casa nostra, però... Voleva entrare alle 5 di mattina. Ton 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 ton. Cioè, a un punto dico, ma chi è? E pensavo fosse lui in camera, cosa sta facendo alle 5 di mattina. Pensavo che fosse venuto un malore di per lì. Ho detto, cosa sta succedendo? Esco e sento che arriva dalla sala. Guardo, c'era questo tipo che voleva entrare. E faccio, guarda che no, vai, non è cosa tua, hai sbagliato, zio, vai. E alla fine poi se n'è andato. No, vabbè. Anche microcriminalità, cose del genere lì non esiste. Anche criminalità organizzata come c'è qua. No. Col fatto che sono con un po' di origini inglesi, hanno tipo delle gang anche qui, no? Adesso non mi ricordo il nome, però c'hanno tipo 3 gang divise in tutta la Nuova Zelanda che si dividono per il colore della bandana. Sì. Diciamo, quella può essere un po' microcriminalità, però anche quelle non fanno quasi mai niente. Sì, no, sempre relativa. È una cosa importante questa, Ah, Sì. sicuramente. No, ma uno qua è tranquillo, cioè non hai la paura di qualcuno che ti faccia del male. Assolutamente o no. di qualcuno che ti rapini in casa. Poi penso che lì siano anche rigidi, la polizia. Sì. Non scherza lì. Fai qualcosa che non va, non fa pagare, c'è poco da fare. Specialmente se tu vieni dall'estero e vieni qua, fai qualcosa ti rispediscono indietro. Cioè, non ti tengono qua. Per quanto riguarda la sanità, che è un'altra domanda molto importante per chi magari va all'estero, lì com'è? È di qualità? È pubblica? È privata? Allora, innanzitutto, se tu dovessi venire qua con un visto, innanzitutto parti già almeno per il primo anno un'assicurazione medica dall'Italia. Poi comunque qua c'hai gli ospedali, sono pubblici e quindi se vuoi andare puoi andare. Per determinate cose più specifiche, ti serve una lettera dal GP, che è praticamente il medico di base. E se non hai un visto lungo 3 anni, non puoi richiedere un medico di base, però so che ci sono dei posti dove puoi comunque andare, paghi qualcosa, quello che devi pagare, vai, però insomma ti fai vedere, insomma, se hai qualche problema o qualcosa. Devo dire che io sono un po' in conflitto con la sanità, nel senso che, per carità, sì, bene, sanno fare il loro lavoro, a livello di tempi sono un po' lunghi, ho dovuto fare delle visite specialistiche in meno di 3 mesi e non mi hanno fatto Tieni aspettare. conto però che era anche un periodo che c'era il Covid e i tempi si sono allungati, no? Poi comunque io adesso ho avuto un infortunio alla spalla, sono andato da un fisioterapista e devo dire che comunque mi sto trovando bene. A livello di prezzo è un prezzo molto abbordabile. Poi mi è capitato appunto che ho dovuto fare una visita specialistica quando ero col visto studente, il periodo che ho studiato inglese. Avevo provato ad appoggiarmi a dove andava lei, dal suo GP, però all'epoca mi ha detto di no perché dovevo avere proprio il mio GP e non potevo farlo col visto studente. Lì c'è un po' un momento così perché non sapevo come fare. Poi è stato fuori che ci sono comunque delle strutture per chi non ha il GP dove si può appoggiare per fare delle visite, allora siamo andati là. Comunque se le opzioni ce le hai, non ti lasciano a morire sicuro. E già è buono che insomma
è un po' tipo qua, cioè che non c'hai un costo tutti i mesi per l'assicurazione sanitaria. Ah, no. Se non sbaglio di assicurazione ce n'è solo una italiana che ti copre anche la Nuova Zelanda e appunto dura un anno. Questa è buona sta cosa, perché insomma se vai anche per dire in America c'hai tutti i mesi un costo dell'assicurazione sanitaria. Si sa che in America è assurdo, sanità e i prezzi quanto costa. Sì, ma anche in altri paesi è così, quindi ecco, questo già è buono che sia così. E per quanto riguarda il Covid, lì come è stato gestito? Perché qua più volte all'inizio, quando ci fu insomma tutto il caos iniziale, la Nuova Zelanda veniva presa come a modello da qua, cioè perché lì non c'era nulla, dicevano, avevano chiuso tutto. Come è stata gestita lì e com'è anche ora? C'è da dire innanzitutto che dal momento che hanno chiuso le frontiere, basta, non entri più. È un'isola, almeno, cioè, non hai proprio modo per entrare. Qui è successo che praticamente quando è venuto fuori tutto sto Covid 2 anni fa, all'inizio hanno aspettato, poi hanno visto che comunque cominciavamo ad avere dei casi, quindi hanno preso la decisione in 72 ore di chiudere le frontiere. Chi era dentro, chi era fuori, chi riusciva ad entrare bene e gli altri rimanevano fuori. Quello ha creato un po' di problemi dal punto di vista che tanta gente, non so, tipo come noi, che comunque abita qua ma è riuscita in ferie, si è trovata bloccata fuori. Poi là piano piano hanno poi aggiunto le possibilità di fare MQ, quindi hanno preso degli hotel come strutture per fare quarantena quando arrivi, però potevi entrare solamente se eri cittadino o residente. E comunque queste MQ avevano un prezzo perché all'inizio costavano $3.500 e poi erano abbassate a 1.500, sì, te lo facevano pagare se dovevi entrare. Il lockdown è stato di un mese. Sì, un mese, abbiamo fatto 2 mesi di lockdown in distanza di un anno in totale. Qua appena hanno visto che avevamo raggiunto i 100 casi hanno mandato tutta Nuova Zelanda in lockdown. Siamo andati durante il lockdown per un mese e dopo piano piano ha cominciato a riaprire, siamo scesi a livello 3, quindi potevi fare solamente delivery, takeaway, comunque solamente cose da asporto così. Poi è cominciato sì piano piano a riaprire, distanza eccetera, però sinceramente maschere poi non le usavamo praticamente più. Noi abbiamo avuto una vita veramente normale, cioè andavamo in giro, andavi al club, cioè facevi quello che volevi. A parte il primo mese appunto di lockdown e il mese dopo di restrizioni eccetera, finito quello, i casi sono spariti, siamo rimasti chiusi e la vita è tornata normale. Senza mascherine, si andava a ballare eccetera. Anche nel lavoro? Sì. Ora che noi dobbiamo usare le maschere a lavoro, comunque quando si fa al supermercato, posti chiusi, ora dobbiamo mettere anche noi. Ora sì. Però comunque ora sono chiusi i confini? Sono ancora chiusi per poco. Cominciano ad aprire con l'Australia per i cittadini residenti che sono in Australia. Non devi più appunto pagare queste MQ, questi posti in hotel, ma devi fare 10 giorni di self-isolation. Dopo cominceranno a far entrare dei working holiday visa da tutto quanto il mondo perché hanno bisogno di gente settori tipo le farm, l'ospitale, di queste qua stanno soffrendo perché alla fine la maggior parte di gente che fa quel lavoro sono migranti, i migranti non ci sono più, quindi faranno entrare working holiday visa e sempre altri cittadini da altre parti del mondo e 5.000 studenti, però per turisti e altre cose si parla a ottobre. Quindi anche voi, diciamo, con questa situazione qui, per paura non siete neanche mai tornati a casa in questi 2 anni? No, anche perché se noi andavamo via da qua non potevamo più entrare. Appunto. Perché all'epoca non avevamo né la residenza né la cittadinanza. Però non ci possiamo lamentare, insomma. Abbiamo fatto 2 anni dove veramente abbiamo vissuto normalmente. Privilegiati. Ma sicuramente. Qui mascherine sempre, un macello ancora. Lì c'è per dire coi vaccini obbligo di Green Pass per entrare nei posti o no? C'è tipo il Green Pass, il vaccino non è obbligatorio, poi però anche qui hanno fatto come in Italia che per lavorare ti serve il vaccino, se vuoi andare a mangiare fuori serve che mostri questo appunto passaporto vaccinale, insomma non ti obbligano, però se tu vuoi uscire e fare una vita normale tra virgolette devi avere il vaccino, se no non puoi. E lì controllano, non è come magari in altri posti dove lasciano andare. Ogni tanto anche qua lasciano andare perché è difficile controllare ogni singola persona. Come fai, appunto. Qua addirittura te lo chiedono anche per andare al tabacchino, anche per andare in banca, alla posta. È un po' assurdo, lì non credo che sia così. No, qua solamente qualche negozio ti chiedono, ristoranti sì. Ristoranti, se vai tipo in palestra, al cinema. E ora vi mettete anche le mascherine, però soltanto al chiuso, diciamo. Soltanto al chiuso, sì. Se al lavoro oppure se andare sul mercato, negozio, così sì. E senti, riassumendo un pochino, diteci un po' quali sono i pro e i contro della Nuova Zelanda. Allora, pro direi che la vita non è molto frenetica, perciò non sei mai stressato così
quindi diciamo, sì, te la puoi prendere più in tranquillità. Un altro pro... Le possibilità ci La sono? possibilità, sì, di fare impresa, fare quello che vuoi. Anche la burocrazia, perché io mi ricordo, prima di venire qua non avevo un conto in banca, l'ho dovuto aprire apposta per venire qui. Mi ricordo che in Italia ho dovuto firmare pacchi di carte. Sono venuto qua in Nuova Zelanda, sono andato in banca, un foglio, una firma, ho aperto il conto. Sì. No, comunque sono abbastanza veloci in tutto quello che devono fare, pratiche, eccetera. Sì. Il Il pro cibo. è un'altra, può dire, anche la natura e i paesaggi. Sì, Fino certo. male. Contro? Cibo. Vabbè. Il cibo per noi italiani. La distanza Distanza. da tutto e da tutti, che sei veramente fuori dal mondo. Tieni conto quello, che se sei uno che vuole venire ogni 5-6 mesi, ciao, torno in Italia, o anche un anno, non è fattibile. Cioè, quindi devi mettere in conto quello. Io direi anche se è molto soggettivo il clima, perché per esempio noi diciamo che prediligiamo il clima più caldo. Se invece ti piace il clima un po' più mite, qua va benissimo. Però c'è anche da dire, nel contro puoi trovare un pro che comunque poi d'inverno andare a sciare, Sì. d'estate puoi andare a surfare se vuoi, quindi comunque è soggettivo, no? È soggettivo, certo. Sì. Sì, il clima penso sia soggettivo perché poi alla fine non è che è un clima estremo lì, che è No, assolutamente, no, no, è caldissimo, assolutamente. quindi ecco, Sì. anzi, forse alla lunga è più vivibile magari in un posto così che non c'è Che grossi Che non- estremi, sì, però ovviamente. sai, è una cosa soggettiva, quella chi gli piace il caldo, il mare, acqua calda, palme, Tropicale, spiagge tropicali, non è lì. non venire. Nei pro anche il discorso di fare magari una carriera, quindi di avere grosse opportunità anche al lavoro. Lì Ah ci sì, sono, certo. Sì, sì, sì. Certo, come abbiamo detto le opportunità ci sono, adesso che poi vado a Eh. studiare, sono 2 anni di studi, già l'anno prossimo posso trovare lavoro in quello che sto studiando e Mhm. so che c'è grande richiesta di lavoro, ti pagano bene, cioè se tu sai una professione e sai fare ti pagano. E anche un altro pro che non è mai troppo tardi per sì. poter fare qualcosa e cominciare qualcosa, cioè io conosco, ho sentito di gente che a 45 anni decide di tornare a studiare, comincia un'altra carriera. Quindi la possibilità di andare avanti, di evolversi, di migliorare c'è. Un altro pro potremmo dire la tassazione, come dicevamo prima, meno invasiva, diciamo, di quella Sì. italiana. Hai più possibilità anche insomma di guadagnare, di crearti un futuro un po' più solido, e poi c'è meritocrazia lì. Sì, Sì, molta, sì, sì. molta. Quindi insomma uno lavora anche in un modo un po' diverso. In Italia per tanti lavori, insomma, anche se sei bravo, ma alla fine più che tanto non è che poi cresce. Poi bisogna anche considerare che questo è un paese in via di sviluppo, perciò ci sono sempre nuove opportunità di carriere, di lavori, di sì. compagnie. Quindi voi lì, diciamo, siete felici o tornereste Ah comunque in sì, non Italia? stiamo bene. No. In Italia no. Lo so, io parlo per me, ormai sono via da un bel po' e ritornare in Italia a vivere l'ho già lasciato tanti anni fa. Io torno volentieri in ferie perché ovviamente la famiglia è là, vedo la famiglia. Ferie sì, tornare a vivere no. Non mi ci vedo neanche io in Italia per un lungo periodo. Siamo cambiati proprio, no? Cioè, fare queste esperienze, vivere all'estero, conoscere gente da tutto il mondo, farti amici da ovunque, cioè tutta una serie di cose che poi naturalmente ti porta a cambiare, no? Ti apre proprio la mente. Chi ve lo fa fare di tornare in Italia? Proprio no. Anche perché se siete lontani da anni, qui le cose sono peggiorate di tanto, quindi cioè, vedete proprio tutto un È altro quello mondo, che è, capito? è quello, sai, quando sei distante non te ne rendi conto quando non torni da tanto. Adesso io sono 4 anni che non torno e probabilmente saranno 5 anni prima che tornano di nuovo. E per te le cose rimangono sempre come erano, no? È come se la vita si fermasse. Poi torni, bam, ti rendi conto di tutto, no? Dici, Anche là ok, è la andato vita è avanti il andata tempo. avanti la vita anche qua, non si è fermata. Io che ci vivo mi sono reso conto che veramente negli ultimi anni è proprio avuto un'accelerata il peggioramento, nel senso un po' in tutti i campi. E uno che va fuori, come magari siete voi da anni, in paesi dove diciamo si sta meglio, dove le cose funzionano meglio, dove lavori meglio, più tranquillo, hai soddisfazione sul lavoro e tutto, poi vieni qua e chiaramente cioè, vedi ancora di più il cambiamento. Quindi chi ve lo fa fare? State lì, state bene. Non sei il primo che ce lo dice, ma sai che non sei manco l'ultimo. No. E infatti più gente dovrebbe provare. Magari grazie al tuo canale, gente che guarda, magari che ne sai, tra un po' toglierà anche a te. Sì, certo, e infatti noi si vorrebbe andare via anche noi, quindi alla fine vengano fuori tante altre priorità che non sono più, sì, in Italia magari c'è il clima, va bene, è bello, il cibo è buono, hai le tue abitudini, la famiglia, però poi alla fine quello che conta sono altre cose. Se non vivi bene,
lo stile di vita e star bene. Sì. Comunque un'esperienza che avete fatto voi all'estero è comunque consigliabile a tutti, soprattutto a giovani, ma anche ad altri, perché ti Certo. forma. Poi dopo, se uno vuole stare bene in Italia, ci vuole stare, ci sta, ma insomma, intanto ti arricchisce. Prova, perché finché non provi non sai, no? Ti fai delle tue idee, pensi, magari mille paranoie che poi in realtà non si rivelano veritiere, no? No. Prova, hai provato, è andata bene, ok, è andata male, va bene, almeno hai provato, no? A voi quanto vi ha cambiato lasciare l'Italia? Ah, un sacco. Lei ormai vi dicendo da quando Da 12 anni. perciò io sono andato via che avevo 19 anni, perciò direi Ma che ti un po' sono dico cambiato. io che l'ho visto in 2 anni, lo vedi. Il cambiamento l'ho visto, nonostante comunque ora abitiamo assieme, siamo sempre assieme. Lorenzo che è arrivato 2 anni fa non è Lorenzo che c'è ora, cioè è proprio cambiato mentalmente, ti matura, no? Ti matura sì, proprio un'esperienza del genere, specialmente se fai come hai fatto noi che vai da solo. All'inizio c'era lei, poi per vicissitudini siamo finiti a vivere insieme, per il Sì. fatto dei prezzi delle case che si alzavano, tutto quanto, abbiamo fatto questo tipo di scelta. Però io il all'inizio mio l'avevo solamente ospitato qua un paio di settimane e poi gli ho detto poi ti vai in ostello, Infatti- ti fai la tua vita, ti conosci gente, fai l'esperienza, perché avendolo fatta io non volevo farlo venire qua e farlo oh no, tutto facilitato, vieni con me, questo, quello, insomma, aprire la strada su tutto, no? Volevo che si facesse proprio l'esperienza di andare a vivere all'estero, no? Fatto bene, certo. Perché è giusto, secondo me, e quindi è quello che ho fatto, ho dato un ostello, poi sono trovato... Infatti il primo anno sì, ho fatto un ostello, mi ero trovato il mio lavoro, poi ho trovato dei ragazzi, sono andato io con questi ragazzi, impari anche a essere più indipendente, cresci, maturi. È un'esperienza che molti va fatta. Io la dico sempre ai miei amici, dico raga, andate via dall'Italia, provate a farlo anche voi. L'ho detto anch'io tante volte, però. Maturi in fretta così, quando vai fuori dal tuo paese da solo fai presto, che ti E arrangi poi è da bello, a solo. me piace. Cioè, ho amici da tutto il mondo, cioè dall'India all'Asia, mi trovo davvero, davvero bene. Vi manca qualcosa dell'Italia? Cibo e famiglia, Amici. le due cose veramente che mancano. A me manca un pochino anche la cultura, perché comunque a me piace la cultura italiana, no? Però è una cosa che si fa anche a me. Però, grazie a internet, almeno siamo sempre collegati. Meno male. Ti vedi, ti parli, Sì. almeno c'è quello, che fa tanto. Senti, vi faccio un'ultima domanda. Qual è stato il momento più duro per voi lì in Nuova Zelanda, ma comunque insomma fuori dall'Italia, perché comunque Alessia ha girato anche altri paesi. Quindi qual è stato il momento un po' più duro, dove insomma uno ha visto che era dura, ha pensato anche di tornare indietro, se c'è stato? Per me veramente il colpo è arrivato quando sono andata in Australia, perché sono arrivata là, mi ricordo 2 settimane, ovviamente non conoscevo nessuno, cercavo lavoro, non riuscivo a trovarlo all'epoca, facevo fatica, forse perché il mio inglese non era il livello che è ora, e vedevo che i soldi cominciavano a scarseggiare, perché anche in Australia se non hai lavoro i soldi vanno via molto facilmente, e mi ricordo che le prime 2 settimane ero entrata in crisi, non trovavo lavoro, i soldi scarseggiavano, ho detto che cosa faccio adesso io? Proprio in crisi totale. Poi un giorno mi ricordo mi sono seduta fuori sul balcone di casa là dove stavo, ho detto ho lavorato 2 anni per mettermi da parte i soldi e poter venire qua. Ora sono qua, non voglio tornare. E una settimana dopo ho trovato il lavoro. Grande, grande. Io invece, essendo la Nuova Zelanda la prima esperienza a lungo termine che facevo fuori dall'Italia, è stato il mio primo anno qua, perché comunque sono arrivato che a parte lei, ovviamente non conoscevo nessuno, il mio inglese era veramente basico, infatti andare in giro mi sentivo un po' in soggezione, no? Perché non capivo quasi mai cosa diceva la gente, non sapevo come rispondere e soprattutto poi avendo lasciato l'Italia dove avevo finito la scuola, c'avevo tutti i miei amici, ero venuto qua e non conoscendo nessuno non avevo neanche amici con cui passare il tempo, no? Poi per fortuna gli amici si sono fatti, poi sono cambiati nel tempo perché all'inizio erano italiani o comunque erano da fuori, che poi ovviamente giustamente qualcuno è tornato a casa, qualcuno è andato da qualche altra parte. E invece rimanendo qua più a lungo, poi mi sono fatto amici proprio qua del posto e quindi sotto quel punto di vista ora sto bene. Però all'inizio appunto quando lasci tutto, il problema principale è stato la lingua e le conoscenze e anche il lavoro, perché non avendo mai lavorato in Italia non sapevo fare niente e là, piano piano impari però. Belle. Diciamo, queste esperienze che avete condiviso sono belle, insomma, e sono anche da esempio per altri, perché magari altri, ecco, si possano chiedere o se è facile o non è facile fare questo tipo di esperienze, oppure ci può essere qualcuno che comunque ha fatto esperienze come voi e ha avuto difficoltà come avete avuto voi. Insomma, un po' penso che tutti ce l'avranno andando all'estero, queste cose, perché è normale. Sì, no, io ho conosciuto gente che è arrivata, sì, no, faccio, non so, easy, faccio questo, quella, poi si è reso conto che effettivamente non era così, le difficoltà
ci sono, le trovi, e si è arresa e non se n'è tornata. Una volta che prendi il via, sì, trovare sempre degli ostacoli, però poi è più facile. Però all'inizio ti devi preparare, insomma, sapere che vai delle difficoltà e che dovrai affrontarle, ma che poi tutto quanto sarà per il meglio, no? È più facile. Sì. E ora ormai dai, il peggio è passato, eh? Oh. Poi, adesso lei appena c'è la cittadinanza può anche andarsene in Australia. Sì? Il tuo progetto è quello lì o pensi di rimanere qua? Di rimanere lì, insomma, non qua. Mi piacerebbe tornare in Australia. Mi piacciono entrambi i posti, ogni posto ha i pro e i contro, però sì, mi piacerebbe ritornare, poter vivere là ancora un po' se potessi. Poi vediamo, ancora per prendere il passaporto mi mancano 5 anni, quindi in 5 anni tanto cambia. Però comunque è buono sapere che c'hai un'altra possibilità, no? Oltre Sì. Nuova Zelanda c'è pure l'Australia. Cosa ti è piaciuto di più dell'Australia rispetto a Nuova Zelanda? Il clima è più caldo, Sydney comunque più fa caldo. Poi non lo so, penso che l'Australia abbia sempre dentro me un posto speciale proprio perché sia il posto dove io proprio ho fatto la prima vera esperienza di andare a vivere all'estero da sola, trovarti lavoro, casa, eccetera, eccetera. Quindi sì, per me Sydney è sempre un posto speciale il mio cuore, se così vuoi dire, proprio anche per questo, no? Poi ho ancora tanti amici là che comunque tanto mi sento, se vado là so che trovo, so quanto, quindi sì. Penso che sia soprattutto per quello, perché poi mi piace anche la Nuova Zelanda, cioè non posso dire niente. Bene, io insomma diciamo che ho finito con le domande, se poi chiaramente volete saperne di più su Nuova Zelanda potete contattare direttamente Alessia e Lorenzo, vi lascerò magari i loro contatti appunto dei loro profili di Instagram, ok? Se possiamo aiutare qualcuno a dare informazioni volentieri. Bene, chiaramente in un paese così dove si sa poco ognuno poi avrà le sue cose da chiedere, quindi certo. Sì. Bene, e poi niente, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video con i nostri Italian Globetrotter un po' da tutto il mondo. Ci saranno anche interviste nei paesi un po' più strani, quindi se siete curiosi di sapere come si vive in altri paesi iscrivetevi e poi mettete un bel like, insomma, anche per Alessia e Lorenzo, se vi è piaciuto questo video, Poi, insomma, se ci avete da chiedere qualcosa anche a me potete chiederlo, che io vi risponderò nei commenti. Bene ragazzi, io vi ringrazio tanto per essere stati ospiti qui con me a Italian Globetrotters. Grazie a te per averci ospitato, averci avuto nel tuo canale, sì, grazie. Bene, mi ha fatto tanto piacere conoscervi, così ora conosco qualcuno anche in Nuova Zelanda. Anche noi. Certo. Io vi mando un abbraccione dall'Italia. E noi da qua, virtuale, molto distante. E vi auguro insomma tutto il meglio, perché ragazzi giovani come voi che hanno fatto questa esperienza e hanno avuto questo coraggio, si può solo che augurare il meglio e siete anche l'orgoglio dell'Italia. Grazie. Un salutone ai nostri Italian Globetrotter dalla Nuova Zelanda. Ciao, viva l'Italia e l'Italia. Ciao Ciao ragazzi.